Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Enzaver EcoPharma SRL. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Enzaver? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Enzaver durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Enzaver? Enzaver è un farmaco a base del principio attivo cinnarizina più dimenidrinato, appartenente alla categoria degli antivertigine e nello specifico preparati antivertigine. È commercializzato in Italia dall'azienda EcoPharma SRL. Enzaver può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Enzaver 20 mg/40 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Tecnicen SRL. Concessionario: EcoPharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: cinnarizina più dimenidrinato. Gruppo terapeutico: antivertigine. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento dei sintomi vertiginosi di varia origine. Enzaver è indicato negli adulti. Posologia: adulti. 1 compressa 3 volte al dia. Anziani. Posologia come per gli adulti. Danno renale. Enzaver deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con danno renale da lieve a moderato. I pazienti con una clearance della creatinina 25 ml/min danno renale grave non devono utilizzare Enzaver. Compromissione epatica: non sono disponibili studi in pazienti con compromissione epatica. I pazienti con compromissione epatica grave non devono utilizzare Enzaver. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Enzaver nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. In genere la durata del trattamento non deve superare le 4 settimane. Spetta al medico decidere circa la necessità di un trattamento più prolungato. Modo di somministrazione: le compresse di Enzaver devono essere assunte dopo i pasti, senza masticare, con un po' di liquido. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, alla difenidramina o ad altri antistaminici con struttura simile, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La difenidramina viene escreta totalmente attraverso il rene e i pazienti con danno renale grave sono stati esclusi dal programma di sviluppo clinico. I pazienti con una clearance della creatinina a 0,25 ml/min, danno renale grave, non devono utilizzare Enzaver. Entrambi i componenti attivi di Enzaver sono ampiamente metabolizzati dagli enzimi epatici del citocromo P450. Quindi, nei pazienti con compromissione epatica grave le concentrazioni plasmatiche di entrambi i farmaci modificati e le loro emivite aumentano. Ciò è stato dimostrato per la difenidramina nei pazienti cirrotici. Di conseguenza i pazienti con compromissione epatica grave non devono utilizzare Enzaver. Enzaver non deve essere somministrato a pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, convulsioni, sospetto aumento della pressione intracranica, abuso di alcol o ritenzione urinaria legata a disturbi uretro-europrostatici. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Enzaver non riduce in modo significativo la pressione arteriosa e tuttavia deve essere usato con prudenza nei pazienti ipotesi. Enzaver deve essere assunto dopo i pasti per ridurre al minimo l'eventuale irritazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Gli effetti anticolinergici e sedativi di Enzaver possono essere potenziati dagli inibitori della monoaminossidasi. La procarbazina può intensificare l'effetto di Enzaver. Come gli altri, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Enzaver durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Enzaver durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza di cinnarizina/dimenidrinato durante la gravidanza umana non è stata stabilita. Gli studi sugli animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale e vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Enzaver può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Enzaver può provocare torpore, in particolare all'inizio del trattamento. I pazienti che manifestano torpore non devono guidare o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, ADR, più frequentemente riscontrate negli studi clinici sono sonnolenza, inclusi torpore, stanchezza, spossatezza, stordimento, nell'8% circa dei pazienti e secchezza delle fauci nel 5% circa dei pazienti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio da Enzaver includono torpore, capogiro e atassia con effetti anticolinergici come secchezza delle fauci, arrossamento del volto, dilatazione delle pupille, tachicardia, piressia, cefalea e ritenzione urinaria. Possono verificarsi convulsioni, allucinazioni, eccitazione, depressione respiratoria, ipertensione, tremore e coma, specialmente in caso di massiccio sovradosaggio. Gestione del sovradosaggio. È necessario adottare misure generali di supporto per il trattamento dell'insufficienza respiratoria o circolatoria. Si raccomanda l'esecuzione della lavanda gastrica con soluzione isotonica di sodio cloruro. Occorre monitorare con attenzione la temperatura corporea poiché copyright può manifestarsi sia come conseguenza dell'intossicazione da antistaminici, in particolare nei bambini. È possibile controllare i sintomi simili a crampi attraverso la somministrazione attenta di barbiturici ad azione rapida. In caso di marcati effetti anticolinergici centrali, è necessario somministrare fisostigmina, dopo relativo esame, lentamente per via endovenosa, o, se necessario, per via intramuscolare. 0,03 mg/kg di peso corporeo, max. 2 mg negli adulti e max. 0,5 mg nei bambini. Il dimenidrinato è dializzabile e tuttavia il trattamento del sovradosaggio mediante questa procedura non è considerato soddisfacente. L'emoperfusione con carbone attivato consente l'eliminazione del dimenidrinato in misura sufficiente. Non vi sono dati sulla dializzabilità della cimnarizina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antivertigine. Codice ATC. N07K52. Il dimenidrinato, il sale cloroteofillinico della difenidramina, ha un antistaminico con proprietà anticolinergiche, antimuscariniche, che esercita effetti parasimpatolitici e depressivi sul sistema nervoso, proprietà farmacocinetiche, assorbimento a distribuzione. Dopo somministrazione orale il dimenidrinato rilascia rapidamente la sua componente di difenidramina. La difenidramina e la cimnarizina vengono rapidamente assorbite dal tratto gastrointestinale. Nell'uomo le concentrazioni plasmatiche, dati preclinici di sicurezza. I dati non euroclinici non hanno rivelato rischi particolari per l'uomo sulla base degli studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute con l'associazione della cimnarizina e del dimenidrinato, sulla fertilità con elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, ipromellosa, sodio crosscarmellosa, talco, magnesio stearato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.